Non si disegna solo con la mano, ma con tutto il nostro corpo, lo sapevi? In che senso? Primo errore, assumere una postura sbagliata quando disegniamo. Per salvare la schiena? Anche, ma soprattutto per salvare il disegno. Grazie Antonella per avermi inviato il tuo disegno. Anche questa volta coglierò l'occasione per dare dei consigli utili a tutti. Iniziamo col dire che una buona postura, mentre si disegna, contribuisce al successo finale della nostra opera. Se non ci atteniamo a questa regola, purtroppo i nostri disegni risulteranno sempre deformati. Queste deformazioni involontarie avvengono quando disegnando non assumiamo delle posture corrette come questa, o questa, o questa, quando il nostro piano di lavoro non è perpendicolare rispetto al nostro punto di vista. La prima cosa che ha catturato la mia attenzione in questo disegno è il fuoriasse dell'occhio destro. Infatti, se vado a controllare con un righello, ho la conferma. I due occhi non sono stati disegnati sulla stessa linea orizzontale. Sicuramente anche questo disegno è rimasto vittima del fenomeno di distorsione visiva che abbiamo visto nel video precedente. È grave? Mica siamo a disegno geometrico. Non trattandosi di un disegno caricaturale, le proporzioni degli elementi che compongono il ritratto devono rimanere al loro posto. Scommetto sia successo questo. Mentre Antonella disegnava, il foglio era appoggiato orizzontale sul tavolo e il suo punto di vista, quindi la sua testa, leggermente inclinata sul lato sinistro. Basta questa piccolezza per farci perdere l'oggettività del disegno. Picasso avrebbe qualcosa da ridire. Secondo errore. Contorni degli elementi troppo marcati. Dopo il consiglio sulla postura, sicuramente per migliorare il nostro modo di disegnare, consiglio di non marcare mai i contorni degli elementi, ma di costruirli con il chiaroscuro. Si possono iniziare abbozzandoli con dei tratti leggeri e, se vogliamo un effetto realistico, non delimitarne mai i confini, perché risulterebbero innaturali, oggetti a sé stanti. Questo può andar bene nel fumetto, ma in un disegno realistico no. A proposito, se la tua ambizione è quella di puntare al fotorealismo, in descrizione ti lascio il link di un corso che mi sento di consigliare. Spesso mi viene chiesto che libri comprare, ma io credo molto di più nelle video lezioni, soprattutto quando si tratta di disegno. Lascio il link del corso, poi mi farai sapere se ti è utile. Il terzo errore: trascurare il disegno dei capelli e in generale la peluria. In questo specifico caso partirei definendo la riga perfettamente al centro, riprendo la raffigurazione classica del soggetto. I capelli, come dico sempre, vanno pettinati. Li dobbiamo disegnare come se li stessimo pettinando. Hanno bisogno di pazienza e attenzione per il dettaglio. Piano piano si tratta di definire le ciocche con un bel chiaroscuro. Un video tutorial specifico sui capelli l'ho realizzato e te lo lascio in descrizione. Ma ancora non hanno inventato una matita con effetto balsamo volumizzante? Non mi dilungo molto su questo punto perché nel video tutorial spiego tutti i passaggi. Ovviamente il discorso è valido anche per la barba. Se trascuriamo i capelli e barba, purtroppo il nostro ritratto ne risentirà notevolmente. Padroneggiare il chiaroscuro è fondamentale. Il disegno non è altro che luci e ombre piazzate nei punti giusti, come per esempio qui nel collo. Il chiaroscuro è stato trascurato completamente. Non si capisce se in questa zona ci sia della barba, capelli o un tentativo di tratteggio. Purtroppo capita che a volte trascuriamo delle zone perché le vediamo in ombra o le reputiamo poco importanti, ma in un disegno tutto è importante. Anche lo sfondo. Ogni zona va costruita con il chiaroscuro, scegliendo il tipo di stile più congeniale, più familiare. Potresti preferire il tratteggio o lo sfumato. Cerca di rendere omogeneo lo stile del tuo disegno. Se inizi con il tratteggio, portalo avanti. La stessa cosa vale per lo sfumato. Se decidi di costruire il chiaroscuro con lo sfumato, lo farai per tutto il disegno. Non mischiare mai i due stili, a meno che non faccia parte di una tua particolare impronta stilistica. Ma se sei nelle fasi iniziali del disegno, ti consiglio di studiare separatamente le due tecniche. Impara bene il tratteggio e impara bene lo sfumato.
tieni le due cose separate. Piccola parentesi, io ringrazio sempre chi mi invia il proprio disegno perché mi dà modo di fare considerazioni che sono valide per tutti. Quando valuto un disegno potrò sembrare molto intransigente, Non sembri, lo sei. ma ti assicuro che su me stessa lo sono ancora di più. Ho sempre apprezzato le persone che mi hanno dato modo di crescere, con consigli, giudizi, per non rimanere sul semplice che bel disegno o che carino. Non è che non mi piacciono i complimenti, ma se c'è qualcosa da migliorare, sempre ben venga. Lo spirito di questi video tutorial vuole essere questo: dare consigli oggettivi senza perdersi in opinioni personali. Dare dei consigli per poter migliorare. Mi fermo qui, il disegno non lo finisco. Ora Antonella, credo tu abbia tanti spunti per poter affrontare un nuovo ritratto con una maggior consapevolezza. Se poi si vuole un salto di qualità molto importante, come dicevo, in descrizione consiglio anche un corso sul ritratto, dedicato interamente al ritratto. Non tenuto da me, ma ho avuto modo di visionarlo e lo reputo ben fatto e penso che per tutte le info al suo interno il prezzo sia anche irrisorio. Che fai, ci abbandoni? Ci mandi alla concorrenza? L'unica cosa, ti dico che è in lingua spagnola, ma sottotitolato in italiano. A me è piaciuto tantissimo. Bene, direi che per questo video è tutto. Abbiamo visto i 3 errori da evitare. Se video come questi, dove correggo i disegni, ti sono utili, fammelo sapere mettendo un mi piace o meglio ancora, lasciami un commento per farmi sapere la tua. Ciao!